Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi, anche se sembra di essere al castrum di Silent Hill, siamo al castrum Cormonis, a Cormons. Bentornati, questo è l'ultimo appuntamento con i castra citati da Paolo Diacolo nell'Historia Longobardorum in merito alla sortita avara di inizio VII secolo. Abbiamo seguito una traiettoria un po' strana lungo il nostro itinerario. Siamo partiti da Cividale ovviamente ad agosto e abbiamo seguito tutti i castra che proteggevano la strada verso nord e abbiamo tenuto per ultimo l'unico che invece si spostava da Cividale verso sud. Infatti se tutti i castra che abbiamo visitato concentravano il loro operato difensivo proprio appunto sul proteggere l'accesso all'ovest e al nord, il castrum di Cormons si caratterizza invece per guardare al guado sull'Isonzo e alla strada per Aquileia e poi per Lubiana. È quindi parte di un sistema molto ampio dal punto di vista del controllo territoriale, che però guarda a tutta un'altra fetta di quello che era il ducato e forse a una parte meno pacificata. Una caratteristica peculiare dal punto di vista storico di questo castrum e del sito che lo circonda, dell'abitato che ancora oggi lo circonda ai piedi della collina, è il fatto di essere stato sede del patriarca di Aquileia a cavallo fra VII e inizio VIII secolo, in un periodo molto combattuto per il patriarcato, con la presenza di due patriarchi, uno con sede qui e uno con sede a Grado, e all'interno anche di alcune dinamiche che poi magari affronteremo in un futuro video, ma che chi già ci segue riguardo al progetto di itinerari storici longobardi forse conosce dalla nostra prima camminata, diciamo di un complesso sistema politico di relazioni che toccava il patriarcato, il ducato e addirittura la corte regia a Pavia, inglobando al suo interno nelle sue complesse dinamiche un vescovado di montagna come quello di Zuglio. Ci torneremo su. Il sito che oggi possiamo visitare è un sito che ovviamente è stato fortemente rimaneggiato. Ci troviamo in una posizione che è stata oggetto di interesse bellico fino agli ultimi scontri militari che hanno interessato questa regione d'Europa, quindi non possiamo aspettarci di trovare in superficie qualcosa che riguardi il periodo longobardo. Siamo esattamente a cavallo fra la zona del Collio e il suo omologo sloveno, Brda, scusate la pronuncia, quindi zone rinomate per il vino, ma anche zone di confine, e che quindi hanno visto l'utilizzo di questo sito relativamente in altura, perché siamo in mezzo a una piana nelle riprese fatte all'inizio, che poi noi di solito montiamo al termine del video. Vedrete che oggi siamo in un mare di nebbia, ma potete immaginare quindi che al di sotto di noi ci sia pianori e dolci colline e non sicuramente altri rilievi. Ha una posizione dominante il castrum Cormonis e quindi è sempre stato utilizzato. Sappiamo però che nelle varie indagini anche sporadiche che sono state fatte nei decenni sono stati ritrovati alcuni elementi che riconducono anche alla presenza longobarda. In particolare pare che sia stata ritrovata una crocetta aurea. Le crocette auree, per chi non avesse familiarità, sono un costume funerario longobardo, venivano generalmente cucite sul velo che copriva il volto del defunto e sono un uso che prende piede soprattutto durante la permanenza in Italia. Questa crocetta è andata persa, ma vi linkiamo in descrizione, oltre a un po' di bibliografia, un paio di siti sui castelli del Friuli che ovviamente citano anche quello di Cormons, una tesi piuttosto recente della dottoressa Valentina Flapp che riguarda proprio le crocette auree e che, se non ricordo male, porta il disegno di questa crocetta oggi perduta. Se così non fosse, se siete qui, siete appassionati di storia longobarda, sicuramente vi interesserà comunque l'argomento. Ecco, non abbiamo tantissime altre informazioni riguardo a questo castrum, di nuovo, come per gli altri, oltre al gossip patriarcale. Sappiamo appunto della presenza di questa crocetta, di alcuni reperti erratici e sappiamo della sua posizione. Se quando ci trovavamo nei castra del Collinare e della Pedemontana io potevo indicarvi dove si vedevano a vicenda l'un l'altro, il Monte Quarin, su cui sorge il castrum, è orientato in maniera da essere ben visibile, diciamo, dalla periferia di Cividale. E quindi Cividale in quella direzione, i guadi sull'Isonzo in quella, e la collina
sorveglia perfettamente il passaggio. L'abitato sorge ai piedi ancora oggi e vi invitiamo a visitarlo come abbiamo invitato a visitare tutti i siti che abbiamo incontrato. E il Friuli è piccolo, ma come hanno detto altri ben più preparati di me, è un piccolo compendio dell'universo, e in particolare da queste parti c'è la buona possibilità di bere un buon bicchiere di vino. Bene, i saluti finali: vi ricordo sempre che potete sostenere i nostri progetti, che non sono solo questi video ma anche i progetti ricostruttivi, la Grubenhaus nel bosco, tutti i lavori in forgia, le fusioni del bronzo, la ricostruzione degli abiti, le didattiche nelle scuole, attraverso il nostro profilo Patreon che vi lasciamo linkato. A proposito di profilo Patreon, un ringraziamento alla nostra più recente sostenitrice Alessandra, che oltre ovviamente a farci questo piacere, è 2 volte importante come sostegno perché è molto impegnata nell'ambito culturale del suo paese. Non vogliamo dare troppe informazioni per ledere la sua privacy, ma quindi a maggior ragione è un sostegno qualificato. Grazie ancora. Vi ricordo anche che potete seguirci su Facebook, su Instagram e volendo anche su Twitter. Trovate tutti i link nella barra alta del canale YouTube. I contenuti ovviamente si assomigliano, ma spesso Instagram e Facebook forniscono maggiori approfondimenti e singoli istantanei su progetti ricostruttivi. Bene, alla prossima, dalla Fara, da Fuz. Chiudiamo coi Castra Longobardi di Paolo Diacono e li sposteremo in una playlist specifica, ma non chiudiamo con i siti longobardi del Friuli. Mandi!